Miei prodi camminatori, sono Nico, il capitano dei camminatori cretini, e oggi parliamo di quegli utilissimi strumenti di tortura che sono le scarpette da arrampicata. Se stai guardando questo video vuol dire che sei un appassionato oppure stai pensando di cimentarti nell'arte di arrampicare e quindi il tuo sogno è passare ore della tua vita abbarbicato alle rocce come una cozza patella. Lo ammetto, personalmente sono un profano, quindi sfrutterò la mia posizione di ignorante per chiedere consiglio a degli esperti. Cioè, perché ci sono delle cose che non ho capito, cioè, ma perché devono essere così strette ste scarpe? E soprattutto, ma devono essere per forza così brutte? E per rispondere a questa e altre domande cretine non sono andato a disturbare soltanto i miei amici di Campobase, in cui mi trovo adesso, ma anche la palestra Monkey Island di Roma. Cioè, sono riuscito a dare fastidio a due attività contemporaneamente. E vai! E la persona che dovrà rispondere a tutte le mie domande questa volta è... Elisa! Ciao Elisa! Allora Elisa, la prima domanda che ti devo fare è proprio da ignorante. Ma sono proprio necessarie queste scarpette per andare a arrampicare? Cioè non ci posso andare scalzo? Beh, volendo sì, noi però te lo sconsigliamo. Cioè quindi teoricamente io potrei anche andare a scalare coi mocassini? Se vuoi sì, però te lo sconsigliamo. Cioè, prima si scalava anche con le Superga, però sicuramente delle scarpette da arrampicata vere e proprie sono un attimo meglio. No, aspetta, cioè perché le Superga? Cioè con tutte le scarpe che ci stanno in giro, le Superga, perché? Beh, sono lisce e quindi da questo punto di vista assomigliano alle scarpette che usiamo oggi per arrampicare. Ok, questa sarà una domanda che ti faccio dopo, voglio capire perché devono essere lisce. Quindi possiamo dire che avere la scarpetta è meglio, Sì. giusto? Cioè ci aiuta, soprattutto all'inizio, per prendere confidenza con questa disciplina. Cioè perché vi dovete complicare la vita, dico io, no? Seconda domanda, posso usare lo stesso paio di scarpette sia in outdoor che in indoor? Cioè sia se sto in palestra che se sto in montagna, in falesia? Certo, all'inizio soprattutto vanno bene le stesse scarpette per entrambi gli scenari. Poi col passare del tempo sarai probabilmente tu a scegliere e a volere un paio di scarpette da tenere per la palestra e un altro paio per la falesia. Quindi per iniziare ve ne va bene uno. Assolutamente sì. Bene, me le metto pure per andare a fare la spesa, vai. E ora la domanda che proprio non vedevo l'ora di farti. Cioè, ma perché devono essere così strette queste scarpe, ma soprattutto così brutte? Cioè, con sta forma... Cioè, sono terribili. Allora, per quanto riguarda l'estetica non ti posso aiutare. Ah. Però posso dirti che le scarpette d'arrampicata devono essere il più strette possibile perché devono essere una sorta di seconda pelle e ci devono permettere di caricare in punta tutto il peso del nostro corpo, cosa che altrimenti sarebbe impossibile se fossero larghe. E devono avere una precisione molto alta perché devono permetterci di caricare molto peso in un singolo punto, perché a volte le prese che ci troviamo, soprattutto in falesia, sono di qualche millimetro. Siete dei pazzi scocciati comunque voi, sì. Ok, se posso, questo è un parallelismo che ho pensato, cioè nel senso, se pensiamo al piede come se fosse la mano, no? Se io devo prendere qualcosa e tirarla solo con la punta della mano, automaticamente mi viene spontaneo di curvare la mano e di fare trazione. Esatto. Quindi, ipotizzando che questo sia il nostro piede, dobbiamo fare la stessa cosa però con la scarpa. Quindi questa forma così brutta ci aiuta proprio a fare questa cosa qui, cioè ad avere più spinta, più trazione, non so come... Esattamente. Infatti la differenza principale che notiamo tra le scarpette, diciamo, da principianti e quelle più avanzate è proprio la forma arcuata del piede, perché quelle da principianti sono molto più piatte e molto spesso hanno la suola intera, mentre quelle più performanti hanno molto spesso o tre quarti o mezza suola, sono un po' più morbide e molto più arcuate. Cioè, raga, per uno che nella vita fa il danzatore, cioè, questa è proprio cattiveria. Cioè, guardate la forma a banana di sto piede. Cioè, noi stiamo una vita a cercare di mettere la punta dall'altro lato e questi invece, guarda come vanno in giro. Ok, altra domanda tecnica, ne prendo una a caso. Cioè, ma perché devono avere sta suola liscia, ste scarpe? Cioè, non ci fa scivolare di più? No, perché la suola delle scarpette innanzitutto è in Vibram. E ci sono vari tipi di Vibram con varie durezze in base alla scarpetta e all'uso per il quale è stata pensata. Ok. E potremmo fare un paragone tra le suole delle scarpette e le gomme delle macchine di Formula 1, perché entrambe sono lisce, ma sono lisce perché ci permettono di avere il massimo grip possibile. Soprattutto appunto quando parliamo di scarpette un po' più performanti, le suole servono anche molto spesso per spalmare sia sulla parete di roccia che su quella di una palestra. Quindi giustamente, siccome i punti su cui ci appoggiamo sono minimi, Esatto. se avessimo avuto una scarpa con delle scanalature, avremmo avuto meno aderenza. Assolutamente sì. Chiarissimo.
È andato benissimo, brava. Arriviamo ai principianti, cioè io sono uno che non ha mai arrampicato, vuole iniziare, oppure ha fatto veramente 2 passaggini, come quelli che vi farò vedere fra poco, dove lei mi ha costretto a fare il mio primo passaggio in parete. Vero. Bastardo. Come si sceglie una scarpa per un principiante o uno che sta iniziando? Allora, una scarpetta da principianti ovviamente non deve essere troppo stretta perché vogliamo che il piede si abitui, non vogliamo subito il trauma del dolore estremo perché poi ci passa la voglia di scalare. Ok, quindi una compressione moderata. Assolutamente sì, una scarpetta tendenzialmente comoda, magari anche con gli strappi piuttosto che i lacci perché è più comoda da togliere e mettere. Velcro quindi. Esatto, una suola intera e sicuramente abbastanza rigida per essere il più supportiva possibile, no? Perché, cioè, nel senso, più sei un principiante, più hai bisogno di sostegno. Quindi una suola intera ci aiuta a essere un po' più comodi all'inizio. Perché poi devi imparare a come gestire il tuo peso, i tuoi piedi, a come posizionarli, e quindi ovviamente è una cosa graduale. E invece andando avanti poi le suole si spezzano, diventano più morbide, tra virgolette, le scarpette. Diciamo di sì, sicuramente quando parliamo di boulder e quindi di palestra, le suole delle scarpette più andiamo avanti con la nostra esperienza più diventeranno morbide e sensibili. Se parliamo comunque di falesia e quindi roccia, le suole rimarranno un pochino più dure perché la roccia è più dura della plastica. E anche un pochino più comode perché tendenzialmente le vie di falesia sono più lunghe e quindi tenere una scarpetta molto molto stretta per tanto tempo diventa impraticabile. Invece in palestra la teniamo quei 30 secondi, scendiamo dal nostro progetto, la togliamo. Quindi posso andare a fare falesia con le Crocs? Sto scherzando. Cioè, dimmi che c'è qualcuno che l'ha fatto, ti prego. Sì, certo. Ah, cazzo, pensavo di essere il primo. Vabbè, Elisa, adesso però vogliamo consigliare qualche modello, cioè passiamo alle cose pratiche. Dai, che scarpa prendiamo? Allora, se parliamo di principianti... Principiantissimo, iniziamo da quelli che devono fare i primi passi. Io, vai. Tu, persona che ha appena cominciato, Tarantula. Tarantula, già il nome è una garanzia. È una scarpa molto comoda, appunto adatta per i principianti, serve per abituare sia la nostra mente che i nostri piedi alla sensazione e un po' alla sofferenza che ci aspetta. Ha una suola intera. È molto costrittiva? No, no, assolutamente no. È tendenzialmente molto comoda. Molto comoda. Suola rigida, appunto molto supportiva. Ok. E con gli strappi, quindi adatta, perfetta per chi sta cominciando adesso. Grazie. Ok, invece per chi magari qualche mese di approccio l'ha già avuto e vuole passare a una scarpa leggermente più tecnica, che cosa ci consigli? Allora, andrei su una katana. La katana è una spada in teoria, però va bene. Speriamo non abbia lo stesso utilizzo. No, vai. Noi ci scaliamo. Ci scalate, non uccidete le persone, ci scalate, vai. La katana solitamente è la prima vera scarpetta che si compra, anche questa suola intera, comunque abbastanza rigida e abbastanza supportiva, ma ha una punta sicuramente molto più precisa e ci permette di avere più sensibilità e di fare anche dei tallonaggi migliori rispetto alla tarantula. Il tallonaggio che cos'è? Tallonaggio è quando non abbiamo delle prese qua, quindi è un po' complicato da far vedere, però si mette questa parte del tallone su una presa, essenzialmente che te lo permette, ovviamente non si può fare su prese lisce. Certo. E si fa forza con la gamba. Invece di fare forza con la... cioè t'agganci col tallone, esatto, ed essenzialmente è quello. Bellissimo. È un aggancio di tallone, si tira tutto con il quadricipite e si va su. Daglie de quadricipite. Oltre alla katana normale so che c'è anche un altro modello. Sì. Qual è? Abbiamo la katana lacci. E è particolarmente utile questo modello qua, innanzitutto è quello a mezza suola, pensato per le donne o in generale per i climber più leggeri. Ha comunque una suola abbastanza rigida, precisissima, ideale più per la roccia che per il boulder, ma la particolarità della katana lacci sono appunto i lacci. I lacci, non l'avrei mai detto, pensa a te. Sono utilissimi soprattutto per chi magari ha una pianta stretta e ha bisogno di avere la scarpetta il più attillata possibile. E i lacci ti permettono proprio di avere questa modulazione. Maggiore regolazione, diciamo. Esatto, dai. Esattamente. Adesso dammi un'ultima scarpa, diciamo, per questo livello medio-basso.
No, diciamo che possiamo... Medio, Sì, medio, sì. medio. Assolutamente sì, perché in questo caso parliamo di Otaki. Ok. Una scarpetta con una suola a 3/4, un ottimo tallone, e anche questa abbastanza dura, ma ci permette di essere utilizzata sia in palestra che fuori su roccia se vogliamo. Comoda perché ha gli strappi e quindi molto facile da togliere e mettere, ideale per il boulder. Perché quindi, cioè, immagino che siccome sono scomode queste scarpe, Sì, cioè, tu non vedi l'ora di togliertele, quindi, cioè, Esatto. col velcro proprio hai finito di fare il tiro, si dice, Sì. hai finito di tirare, ti levi la scarpetta e la lanci in macchina. possibilmente non addosso alle persone. Non addosso alle persone perché fanno male, la katana Sì. soprattutto taglia. Sì, esatto, sì. Cazzate. Però, bella punta, molto aggressiva, bellissima scarpetta. Ora, se siete degli esperti di arrampicata, penso che lo sappiate già che scarpe vi piacciono, quindi è inutile che stiamo qua a perdere tempo appresso a voi. Però, visto che abbiamo qui la gentilissima Elisa, dammi una scarpa proprio da climber. Dai, vai, una che ti piace. Allora, io ho scelto la Squama perché è una scarpa bellissima, a me piace molto e soprattutto è una scarpa della sportiva pensata anche per le piante un po' più larghe, Ah, bene. che è sempre un'ottima opzione avere. È una scarpa morbida, Sì, direi di sì. abbastanza, mezza suola pensata quasi esclusivamente per il boulder e quindi appunto essendo morbida ci permette di avere questa sensibilità estrema, di sentire tutte le tacchette sotto i nostri piedi ed essere estremamente precisi. Questa costruzione mezza a calzino la rende super aderente e super dolorosa. Quanto siete sensibili. Elisa, che dirti, grazie per averci illuminato e per avermi fatto capire perché queste cose devono essere così brutte e scomode, però ho capito che c'è una motivazione molto valida. Grazie mille per essere Grazie stata a con te. noi. Magari ritornerai a trovarci prima o poi, va bene? Spero di sì. Ciao! Ciao! Bene ragazzi, speriamo di avervi dato tutti i mezzi per scegliere il vostro paio di scarpette preferito. Grazie a Elisa per la disponibilità, grazie alla Monkey Island, grazie sempre a Campobase e che Spider-Man sia sempre con voi. Ciao!